Ciao ragazzi, Drag Race, oggi ci dedichiamo alle nude sportive. L'ultima volta che l'abbiamo fatto eravamo con le 1000, giornata bellissima, caldissima, oggi invece abbiamo questo tempo scozzese da piena pianura padana in inverno e siamo qui con Stefano, Fabrizio e le tre protagoniste della nostra prova di oggi. Abbiamo tre nude che sono la massima espressione della sportività in questa classe delle moto di media cilindrata, quindi abbiamo la Triumph Street Triple RS che è diventata per Triumph il modello più sportivo in gamma dopo l'uscita di scena della Daytona 765, al motore a 3 cilindri appunto di 765 cc con 123 cavalli, una serie di interventi per aumentare la potenza ed è quindi un parente stretto del motore che equipaggia le Moto 2. MV porta la brutale 800 RR SCS, quindi la versione più spinta della 3 cilindri media di Varese con 140 cavalli e in questa versione, l'esclusiva versione SCS sviluppata con recluse e integrata nel pacchetto meccanico ed elettronico della brutale che consente quindi di non utilizzare la frizione in partenza in prima e seconda marcia, anche se poi si può partire comunque utilizzando la classica leva. L'ultima arrivata nella categoria, la KTM 890 Duke R, quindi la versione anabolizzata della 790 basata sullo stesso bicilindrico compatto ma portato a 121 cavalli, anche per lei tutta una serie di arricchimenti tecnologici dal punto di vista del motore e delle sospensioni e un'evoluta piattaforma elettronica che è condivisa con la 1290 Super Duke R. Va bene, giornata fredda, cielo grigio, ma a scaldarla ci pensa la nostra Drag Race con queste tre magnifiche moto. Vediamo chi sarà la vincitrice. Allora, fatta la prima manche, noi in sella alla brutale 800 RR abbiamo avuto qualche piccolo problema in partenza perché tende molto ad impennarsi in prima marcia e eravamo di poco dietro, credo forse una moto, più o meno, un bel lancio. Seconda manche, Fabri. Allora ragazzi, Stefano, è il quarto lancio che faccio con l'MV. Io ho questa impressione, sono in mappa custom, traction 1, la moto comunque in prima non dà la piena potenza, quando metto seconda non ha lo slancio che ha il Triumph e quindi mi mangia quei 10 metri di lancio. Eccoci ragazzi, devo dire che la moto media non strappa, allunga il giusto, però questa volta la Triumph è rimasta davanti. Oh ragazzi, in questo lancio la Street RS ha dato veramente il meglio, ha un attacco di frizione in partenza meraviglioso, guadagniamo quella decina di metri subito all'inizio, per cui Fabrizio con la sua K alla fine entro i 400 metri non è riuscito a riprenderci, lo vedevamo negli specchi che si avvicinava ma siamo passati per primi, bella! Bene, abbiamo arroventato il lungo rettilineo della pista di Vairano con una serie di accelerazioni con queste nostre tre naked sportivissime e abbiamo capito anche un po' di cose. Abbiamo capito che intanto con meno cavalli rispetto alle 1000 l'influenza del peso del tester è rilevante, quindi abbiamo fatto anche degli scambi di pilota per vedere se cambiava il risultato. Abbiamo capito che l'influenza dell'elettronica è altissima, quindi è importante trovare il setting corretto per ottenere le migliori prestazioni e quindi abbiamo fatto veramente una lunga serie di prove per arrivare al risultato finale. Confronti molto serrati, photo finish chiamato in causa molto spesso, le moto sono arrivate sempre molto vicine, quindi un confronto molto equilibrato, ma alla fine la più veloce è risultata la Triumph Street Triple RS, quindi complimenti a Triumph, noi ci vediamo la prossima volta per un'altra Drag Race. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Il
il mio lancio con la Brutale è veramente super affascinante, un pochino di problemi in partenza perché tende ad impennarsi, quindi con tutti i controlli spenti, poi però l'erogazione su motore agli alti mi ha permesso di avvicinarmi alla moto di Fabrizio e di arrivare più o meno pari al photo finish, come è stato poi per tutto il corso della giornata. Quindi Brutale, fantastico lo stacco, è un po' di tendenza ad impennare ma un buonissimo allungo. MV Brutale 800 RR. Cosa mi è piaciuto? L'allungo, una potenza in alto ma difficile da gestire in basso, soprattutto nelle prime due marce, sinceramente è molto difficile tenere la ruota a terra. Allora, perfetto lo stacco della frizione al KTM Duke 890R, l'unico limite che ho trovato è che tende ad arrivare al limitatore molto velocemente, quindi ha una spinta super esplosiva e bisogna stare attenti ad inserire nel momento giusto il rapporto successivo, perché far entrare il limitatore ti fa perdere qualche metro e alla fine questo giro sono arrivato dietro. KTM Duke 890R. La bicilindrica, cosa mi è piaciuto invece? Qui mi trovo bene, è una moto molto omogenea, sia nello stacco della frizione sia nell'allungo. Non cattivissima nell'allungo, ma discreta. Allora, tra le tre naked sportive del nostro confronto, quella che secondo me ha l'armonia migliore in questo momento è la piccola Street RS, perché il suo attacco alla frizione e l'erogazione della potenza sono molto accordate tra di loro, quindi io mi sono trovato bene e ho strappato un ottimo risultato con relativamente poca fatica. In più il 3 cilindri inglese ha veramente la tendenza a girare molto in alto, a spingere molto in alto, e quindi ha un allungo meraviglioso e è bellissimo, un cambio elettronico super veloce, quindi veramente una nuda probabilmente che se la può giocare per vincere. Il 3 cilindri inglese, cosa mi è piaciuto? Anche lui un'ottima partenza, un'ottima modulazione di frizione e un bel motore, soprattutto in alto, ha un allungo pazzesco, mi è piaciuto veramente tanto.